Ciao a tutti e benvenuti nel mio nuovo video. Oggi sarà un po' diverso dal solito, non è un video di viaggio ma un Q&A, domande e risposte. Infatti giorni fa ho fatto un post su Instagram e se non ancora mi seguite trovate il link qui sotto, mi chiamo come il mio canale, Veronica's Wanderlust, dove vi ho chiesto di farmi delle domande, sempre a tema viaggi ovviamente. E infatti oggi ho anche la collanina con l'aeroplanino di carta in tema. Allora iniziamo subito rispondendo alla prima domanda, che me l'ha fatta Anna di Posh Backpackers. Progetti per l'estate? Per quest'estate non ho nessun viaggio già prenotato, però vorrei andare tanto a Matera e magari ritornare alle Tremiti. Poi Anna mi fa anche un'altra domanda, se preferisco viaggiare con lo zaino o con la trolley. In realtà dipende, perché se sono viaggi di una settimana o più giorni preferisco sempre con la trolley e poi magari andando in giro con uno zaino, però se sono viaggi di 1 o 2 giorni mi porto lo zaino semplicemente. Passiamo subito alla prossima domanda che me la fa Davide di Abruzzese Healthy. Mi chiede: ti sei mai pentita di un viaggio fatto? Viaggiare è la mia passione, quindi se viaggio è perché mi piace e meno male, anzi incrociamo le dita, fino ad ora non mi è mai successo niente di così grave in viaggio, quindi fino ad ora non mi pento di nessun viaggio che ho fatto. Poi Margherita di Meg Ann mi chiede: qual è il posto che ti interessa visitare di più e quello che ti interessa meno? Diciamo che non credo ci sia nessun posto che mi interessa visitare di meno, ma nel senso che io vorrei visitare tutto il mondo, no? E quindi magari un posto che mi interessa di meno è un posto dove sono già stata, perché non ci ritornerei subito. E invece un posto che mi piacerebbe visitare oddio, è difficile, perché veramente mi piacerebbe visitare un sacco di posti, non lo so, magari uno a caso prendendo, direi la Serbia e la Bosnia, perché sono luoghi secondo me poco visitati, magari andrebbero veramente visitate, perché soprattutto la Bosnia mi sa che ho visto delle foto di Yasmina, perché lì ci vive una mia amica e in Serbia ci vive un'altra mia amica dell'Erasmus, e quindi per questo vorrei visitare o la Bosnia o la Serbia, sarebbe molto bello. Poi Andrea Rallo nei social mi fa ben 3 domande. Allora, la prima è: dove sei stata in Erasmus? Allora, mi sa che Andrea ti sei perso qualche video sul mio canale, perché ho fatto dei video dedicati all'Erasmus e infatti vi lascio nelle schede, qui credo, vi lascio la mia playlist sull'Erasmus. Ed infatti poi Federica di Lost in Wanderlust mi dice che vorrebbe sapere di più sul mio Erasmus. Allora andatevi a vedere i video che ho fatto, dove c'è tutto, anche se erano praticamente i primi video che ho fatto sul canale, quindi diciamo che non sono dei video bellissimi. Poi sempre Andrea mi chiede: quando hai deciso di aprire un canale YouTube? Io l'ho aperto, se non sbaglio, nel 2011 per seguire alcuni canali YouTube che mi interessavano. Forse sì, pensavo un po' di fare video in prima persona, ma non l'ho mai fatto veramente, e quindi solo il 16 luglio del 2018 ho caricato il primo video, che è proprio il video dell'Erasmus, un video riassuntivo di tutto quello che ho fatto durante l'Erasmus, e da allora ho iniziato a pubblicare i video quasi costantemente. E l'ultima domanda di Andrea è: hai un metodo per pubblicare su Instagram? Allora, Instagram, qua c'è da parlare veramente tantissimo. Io ultimamente, non so se avete notato, sto pubblicando le foto su Instagram 3 volte a settimana, il lunedì, mercoledì e venerdì, perché non voglio stare sempre lì a scassare con le mie foto tutti i giorni, o comunque il tempo adesso scarseggia perché la mattina sono al lavoro
e il pomeriggio non è che lo dedico tutto a Instagram, diciamo, quindi mi sto anche un attimo distaccando, se no veramente si esce pazzi. Poi comunque se avete altre domande riguardanti Instagram o comunque altre domande come queste, fatemelo sapere nei commenti che vi risponderò o farò un altro video se vi piace. Poi Cecilia e Alessio di Hesitant Explorer mi chiedono: il posto che ti ha emozionato di più? Io devo dire che sono una persona che si emoziona con poco e nei miei viaggi scende sempre la lacrimuccia vedendo un tramonto, il mare, un lago, un fiume, una distesa di verde. Io mi emoziono con poco, però vedendo la cascata alla fine del percorso delle Vintgar Gorg, le gole di Vintgar in Slovenia. Se andate in Slovenia vi consiglio di andarci, e lì vicino c'è anche il lago Bled che è un po' più turistico, però le gole di Vintgar sono state veramente emozionantissime. Silvia Tagliaferri mi chiede qual è stato il viaggio più bello che ho fatto. Allora, senza dubbi vi dico l'Erasmus, cioè credo non ci siano parole per descriverlo, bisogna provarlo, non si può capire, non trovo parole per descrivertelo. Poi il bello è stato che durante l'Erasmus ho fatto un sacco di viaggetti piccoli che sono stati meravigliosi, quindi mi ha permesso di viaggiare ancora di più. E infatti di questi viaggi che ho fatto durante l'Erasmus c'è sempre la playlist che ve le lascerò sempre nelle schede che apparirà adesso qua sopra, che si chiama Erasmus Trip. Poi Alzati e Viaggia mi ha chiesto qual è stato il viaggio più lontano che hai fatto. E io sono stata sempre in Europa, non sono mai andata fuori Europa, quindi diciamo il viaggio più lontano che ho fatto credo sia stato Cipro, che è stato il mio primo viaggio, infatti anche per questo c'è un video su YouTube. È stato il mio primo viaggio con le mie amiche ed è stato veramente bello, siamo andati a Paphos. Poi Marilu Ortica mi chiede qual è il posto che ti ha lasciato più emozioni e per quali ragioni. Mi dispiace ripetermi, ma è l'Erasmus, perché ho conosciuto un sacco di gente meravigliosa da tutti i paesi d'Europa e non, perché c'era anche una ragazza che veniva dall'Australia, dall'America, una dalla Cina. Sono stati 5 mesi, ma 5 mesi in cui ho veramente vissuto appieno, ho fatto quello che mi piace e mi sono divertita, ma ho anche studiato, quindi è stata veramente la perfezione per me e credo che dai miei video si possa capire, soprattutto il video dove parlo della depressione post Erasmus, che è una cosa che non credo passerà mai. La prossima domanda me la fa Viaggiare per Mano, che mi chiedono come scegli le mete da visitare. Questa è una bellissima domanda perché io, diciamo che sono le mete che scelgono me. Io vorrei andare ovunque, quindi qualsiasi meta mi va bene, no? Se devo scegliere proprio rispondere veramente con un metodo, direi la meta che è meno conosciuta. Per esempio, se devo andare in Inghilterra magari non andrò a Londra, cioè magari ci vado anche a Londra, però mi piacerebbe sempre visitare i posti poco conosciuti ed ovviamente il low cost. No, vabbè. Comunque sì, questa è la mia teoria. Diciamo che molte volte scelgo in base a sensazione o ispirazione su Instagram anche. Vedi dove vado mi chiede come organizzo i miei viaggi. Io non sono una di quelle organizzatrici proprio al puntino, all'orario. Io organizzo tra virgolette perché magari mi vado a leggere qualcosa su internet, su qualche sito, sul blog, mi vedo dei video su YouTube. Mi segno i posti che mi piacerebbe visitare, comunque alla fine poi cambio sempre idea, faccio tutt'altro e l'organizzazione va un po' così a caso, quindi sì, diciamo che mi organizzo in questo modo. Sempre Vedi dove vado mi chiede se ho qualche trucchetto per risparmiare nelle prenotazioni. Io di solito faccio che vedo prima con la navigazione in incognito, magari mi vedo i prezzi, quanto viene, e poi quando devo prenotare so già come fare. Questo magari si aiuta un po' a risparmiare, ma non so fino a che punto.
o comunque io scelgo anche il periodo, magari in base al periodo, che per esempio se prenoti ad agosto sicuramente costerà di più, quindi diciamo che per questa domanda ci vorrebbe un video a parte. E se volete un video dedicato a come risparmiare nelle prenotazioni, fatemi sapere che lo faccio. Poi Trip Vahin, credo che ho pronunciato bene, mi fa una domanda molto bella. Se avessi budget illimitato, dove andresti? Questa è una domanda veramente bella. Allora direi proprio il giro del mondo. Sì, farei un giro del mondo o magari una crociera tipo di quelle fighissime nei fiordi norvegesi che costano un botto. Sicuramente il giro del mondo sarebbe bellissimo. I francesi di The Travel Trouble mi chiedono: partiresti per un viaggio solo andata? Allora, questa è una domanda alla quale posso rispondere senza dubbi: certo, non vedo l'ora. Infatti prima o poi state attenti che lo farò, non vi dico nient'altro. Poi la prossima domanda me la fanno gli Alemandic: il mezzo di trasporto che mi fa più paura è quello più strano che vorresti provare. Non credo ci sia un mezzo di trasporto che mi faccia paura, cioè alla fine l'autobus, treno, aereo, questi ovviamente li ho provati. La mongolfiera, anche se ovviamente non è che ci puoi fare tanti viaggi, cioè nel senso viaggi lunghi, però sarebbe bello provare la mongolfiera, così. Poi Laura di Laura Lost in Wanderlust mi chiede, ecco perché è un po' lunga: allora, durante i tuoi viaggi ti è già capitato di visitare un posto del quale ti sei innamorata e nel quale ti saresti voluta trasferire per sempre? Anche questa è una domanda alla quale posso rispondere senza alcun dubbio: la Germania, assolutamente la Germania. È un posto dove desidero veramente trasferirmi e magari prima o poi lo farò, lo spero con tutto il cuore. Ma la Germania so che è fredda, il tedesco magari non piace a tutti, ma io studio tedesco, quindi per me il tedesco è bellissimo e sì, mi piacerebbe un sacco. Allora, le ultime due domande. Itinerario di viaggio mi chiede: in base a cosa decido la destinazione, costo, periodo? Sicuramente il costo, perché ovviamente non è che voglio o posso spendere tantissimo per un viaggio. Poi il periodo, anche perché sono libera solo il fine settimana, semplicemente questo. E l'ultima domanda me la fa Sara in Wanderlust. Mi chiede: qual è il viaggio avventuroso e lungo che vorrei fare ora come ora? Nell'ultimo periodo sono in totale fissa col Cammino di Santiago. Comunque ci vuole una preparazione dietro al Cammino di Santiago e io adesso ora come ora non ce l'ho. Però su due piedi, se ti dico quale viaggio vorrei fare, sicuramente quello. E niente, allora sono finite le domande, è stato veramente divertente rispondere alle domande che mi avete fatto voi su Instagram. Vi ricordo di iscrivervi al canale e seguirmi su Instagram, che magari farò un altro video così dove vi chiederò di scrivermi delle domande. E mettete invece al video se vi è piaciuto. Se avete altre domande scrivetemele nei commenti e noi ci vediamo al prossimo video.